È stata una notte interessante, tutti vicini. Adesso salutiamo questo bel posto e ci rimettiamo in cammino. 8° giorno, siamo pronti per partire. Nono giorno e tutto va bene. Un consiglio in pillola: assolutamente scarpe in Gore-Tex, perché oltre a tanti corsi d'acqua, probabilmente pioggia, vedrete anche la neve, quindi l'ideale è rimanere ben protetti. Poi vedete voi se alte o basse. Questo è quanto. Siamo al Col de Fours e guardate che bello, il grigio della terra, il rosso della roccia, là dietro il Monte Bianco, poi c'è il verde e l'azzurro del cielo, dal vivo poi. E anche il 9° giorno è andato. Stiamo arrivando proprio ora al rifugio e stavo anche ammazzando. Povera me. Ultimo giorno, ci dobbiamo muovere da questo bel posto. Stiamo facendo la scorta d'acqua e arriviamo al rifugio Elisabetta in 2 ore e mezza, quindi Italia, e poi da lì sarà tutta una discesa più o meno verso Courmayeur, dove forse abbiamo ancora la macchina. Siamo al passo con l'Italia, oggi torniamo a casa e abbiamo fatto una salita dal rifugio di 600 di dislivello e adesso vi faccio vedere di là com'è bella la nostra Italia, visto che siamo i più vicini al Monte Bianco. È impressionante come tutti i ghiacciai che abbiamo visto lasciano scoperta una bella fetta di terra e si ritirino lassù. Probabilmente erano molto più grandi e fino a non molto tempo fa. Allora, tiriamo le somme durante l'ultima salita, perché questa è l'ultima salita. Sono già 800 di dislivello, dobbiamo arrivare a 1200. Alle mie spalle è un ghiacciaio che non esiste purtroppo più e vi voglio parlare anche di questo. Comunque è stato un viaggio
tosto fisicamente, molto bello paesaggisticamente, molto intenso ma diverso perché ancora una volta mi sono dovuta mettere in gioco e affrontare i miei limiti. Spero che voi mi sentiate perché c'è il vento. Sono 10 giorni, 10.000 metri di dislivello, montagna vera, rifugi veri, a volte non va il telefono e non si può sempre avere una roba pulita e bisogna molto adattarsi. Però è anche questo il bello, cioè spegnere il telefono e godersi questa vita. Magari portatevi un buon libro e le carte. Ieri sera abbiamo dormito in l'ultimo rifugio, si chiamava Les Mottes ed era bellissimo, ve lo consiglio nonostante non presa il telefono perché deve essere una tipo alpeggio, qualcosa di molto caratteristico e vale la pena. Poi è circondato da un bellissimo paesaggio. E allora, sicuramente vi preparerò una guida scritta quanto più dettagliata possibile per chi vuole intraprendere lo stesso percorso sul blog. Quando sarà pronta metterò il link e magari se avrò in futuro aggiornamenti controllati periodicamente. Perché poi tra l'altro non so, è stato bellissimo passare dal bonjour al buongiorno per i vari confini, però in italiano non lo so, neanche abbiamo una guida scritta, la guida cartacea che abbiamo noi è in inglese e ce l'hanno tutti, ma in italiano non c'è niente, quindi nel mio piccolo vi metto quello che ho appreso, tenendo conto che abbiamo fatto molte varianti perché, anche se un po' più complicate, paesaggisticamente più soddisfacenti. E concludo dicendo che alle mie spalle appunto c'è un ghiacciaio, una volta probabilmente era molto grande, tutto il percorso doveva essere bellissimo, molto bianco e azzurro, ricco di faraglioni di ghiaccio, ma non c'è più niente, stiamo praticamente distruggendo tutto, quindi vi dico che questo periodo invernale sì, non mancheranno itinerari escursionistici e tutto quanto, però voglio approfondire l'argomento ambiente perché se vogliamo goderci tutto questo dobbiamo anche fare in modo di preservarlo, quindi prenderò sicuramente una pausa dal trekking, nonostante non mancherà, però approfondiamo un po' questo discorso perché è importante, cioè, c'è proprio un pianeta da salvare, siamo un po' in ritardo, però se ognuno di noi nel suo piccolo fa qualcosa i risultati li otteniamo. Bene, a breve, forse tra 2 o 3 ore, vi faccio vedere l'arrivo, se tutto va bene ce l'abbiamo fatta anche stavolta. E siamo arrivati, quella è curva, yeah! Ragazzi, com'è andata? Come sono stati questi 10 giorni? Cosa dite a chi vuole farlo? Ma che presuntuosi bugiardi! Una passeggiata. Una passeggiata, allora io ho la terra in bocca, sono sudata da far schifo, siamo scesi di quasi 2000 metri, ma ce l'abbiamo fatta, e 10 giorni fa non l'avremmo detto. Tu non l'avresti detto. Ma io ero sicura che ce l'avremmo fatta. Sì, ero sicura. Non ho mai pensato di mollare, solo di lamentarmi a oltranza.
E adesso finalmente torniamo in abiti civili.